Guarda, il motivo per cui ho scritto il libro su Marchionne, la vera domanda è stata proprio quella, cioè ne vale la pena? Del Vecchio è stato durissimo, la prima volta che l'ho incontrato lui mi ha detto a lei racconto tutto, poi ci sono voluti 3 anni, però quando il presidente diceva una cosa, con Prada è stato ancora molto difficile perché sono una famiglia che non si vuole raccontare. Io Elon Musk l'ho anche intervistato un paio di volte. Mi devi raccontare tutte le tue interazioni con Elon Musk. Ah, veramente? Sì. Fare il giornalista di Bloomberg è come giocare in Champions League. Le notizie che scriviamo noi muovono miliardi di euro, uno scoop che fai. Il nostro scoop non è ancora uscita, ma tra qualche minuto e sarà molto interessante. Lui è Tommaso Ebert, giornalista di Bloomberg, conosciuto per aver scritto le biografie bestseller di Sergio Marchionne, Leonardo Del Vecchio e Miuccia Prada. Un articolo di Bloomberg può spostare miliardi e durante l'intervista ho proprio visto questo processo in atto. E oltre ai libri, Tommaso, da giornalista, ha intervistato un sacco di personaggi pazzeschi, tra cui Elon Musk, per non parlare di tutto il tempo che ha passato con i più grandi imprenditori italiani. E per questo è una miniera di aneddoti. Ho scoperto Tommaso quando, nel 2021, ho ascoltato il suo audiolibro su Marchionne proprio mentre aprivo Flatmates, la mia agenzia. E dopo averlo anche conosciuto dal vivo ad un pranzo con Benedetto Vigna, mi son detto che dovevo assolutamente portarlo sul canale. In fondo entrambi chiacchieriamo con molti imprenditori, alcune volte gli stessi, però lui, a differenza mia, non ha mai subito il fascino di fare impresa. Ma in realtà io ho sempre voluto fare il giornalista, in realtà io ho sempre voluto raccontare storie di persone, perché a me piacciono le persone. Non ti Ok? guida il denaro? Non mi guida il denaro per niente. Beh, è un po' la stessa cosa che guida Sergione, tutti i grandi, è un po' quell'ossessione, fare qualcosa che mi dia soddisfazione, no? Che mi faccia sentire orgoglioso di me stesso. E tu ce l'hai nella scrittura questo? Per tanti anni ce l'ho avuto nello scoop, il dare la notizia prima degli altri. È per noi giornalisti il massimo della vita. A te piace anche tanto il business o è contingente? No, devo dire la verità. Io faccio il giornalista finanziario per caso. Ho seguito l'automotive per puro caso. Io per 10 anni ho seguito Marchionne guidando una Toyota Auris. Una volta mi ricordo nel parcheggio del Salone di Ginevra, mi vedo sulla Toyota Auris dove ero arrivato in macchina, me la voleva rigare. Non sono mai stato appassionato di motori e perché mi sono laureato in economia in Bocconi. Il mio modo per entrare nel giornalismo che conta è stato quello finanziario, poi mi sono ritrovato in questo mondo, ma non ho mai pensato di fare l'imprenditore in vita mia. Questa era la domanda seguente. Dopo aver parlato di business per tanti anni, accompagnato imprenditori nel loro percorso, magari l'idea di anche io voglio fare qualcosa non ti è venuta? Assolutamente no, un po' forse perché sono risk adverse in qualche modo, un po' perché io ho la grandissima fortuna che ho sempre avuto è stata quella di poter fare questo lavoro senza pensare troppo alla parte economica. Per me era solo lo scoop, adesso è raccontare storie, quindi ovviamente in questo mondo devi anche raccontarti. Su LinkedIn funziono, come dice il mio editor sono egocentrico ed egolatrico, tutto quello che scrivo in realtà lo faccio per scrivere di me. Se vuoi sono io che uso gli imprenditori per in realtà indagare le cose che mi interessano forse. Dopo aver letto il libro è stato un gran successo, immaginavo che tu a quel punto saresti diventato uno scrittore full time. Scrivere libri in Italia non può diventare un lavoro principale nel 99% dei casi, ma nel mio caso i miei libri sono libri di successo. Nel tuo settore sei stato il numero 1. Sì, però non è, come dire, paragonabile a un primo lavoro. Mentre stiamo registrando, noi stiamo uscendo con uno scoop a Bloomberg e io devo guardare il telefono ogni 12 secondi e mi sento in colpa se non lo faccio per essere sicuro che usciamo bene, eccetera, eccetera. Bloomberg è 24 ore su 24 le notizie prima degli altri. Quindi questo scandisce la giornata Voi di competete con Financial Times, CNBC? Noi competiamo con tutti, con chiunque dà una notizia che sia interessante per un investitore, con chiunque. I nostri competitor classici erano, ma il mondo è cambiato, Financial Times, Wall Street Journal, Reuters. Ora potrebbero essere veramente gli account di Ora Twitter. può essere un account di Twitter, può essere Donald Trump se vuoi. Le 2 fasi importanti della mia giornata sono prima dell'apertura dei mercati sostanzialmente. Ti svegli presto quindi? E quindi io mi sveglio presto, ma perché il menage familiare anche prevede questo, la sveglia è attorno alle 7 e i miei figli escono, uno dovrebbe uscire alle 7:30, l'altra alle 7:45 ed è una grande guerra. Mentre loro si fanno una colazione, si vestono, io devo vedere cosa è successo durante la notte e mando una mia nota interna su quello che succede in Southern Europe, la redazione mondiale, prima delle 8 del mattino. Quello è l'inizio della giornata. Poi nel mentre succedono cose grosse, perché a Londra soprattutto alle 7 UK, cioè alle 8 italiane, arrivano tutti i comunicati stampa. A quel punto io vado in redazione, noi abbiamo una call interna al mattino presto in cui si discutono le notizie della giornata e da lì cerco di gestire le notizie più importanti in cui posso aiutare i reporter fino a che si finisce, diciamo. Controlli anche lo stile degli articoli, il modo in cui vengono scritti? Io do una supervisione. Avete un metodo? Sì, certo, The Bloomberg Way.
The Bloomberg Way. È un libro scritto da Matt Winkler, che è stato il nostro primo editor in chief. Una volta era molto rigido, lo stile è cambiato moltissimo negli ultimi 10-15 anni. Devi capire per chi stai scrivendo. Quindi se una storia la scrivi per il terminale, e Bloomberg, diciamo, gran parte del proprio fatturato lo fa su 350.000-400.000 clienti che pagano decine di migliaia di dollari all'anno per avere il terminale, e sono coloro che muovono mercati con quello che fanno, no? Quindi quello è uno stile per il terminale. Se scrivi per il web c'è uno stile diverso, la newsletter è uno stile diverso, ci sono long format stories, oppure ci sono storie molto brevi che sono per i trader che vogliono solo dei bullet points. Quindi non c'è uno stile unico, però sostanzialmente la cosa più importante è accuratezza. Se sbagli non è news. Bloomberg è famosa al grande pubblico soprattutto come testata giornalistica, ma il suo business principale non è il giornale, è la vendita di abbonamenti al Bloomberg Terminal, il suo prodotto software di dati finanziari. Io l'ho visto usare anche dal vivo. È uno strumento essenziale per chi lavora in grandi banche e società di investimento, perché permette di accedere in tempo reale ai mercati, ai prezzi di asset tradizionali e di nicchia, a derivati complessi e un'enorme quantità di dati e strumenti di trading analisi. Bloomberg vende relativamente pochi terminali, più o meno 350 abbonamenti attivi nel mondo, solo che il prezzo in media è circa $30.000 all'anno per ogni utente, e questo fa fatturare a Bloomberg decine di miliardi di dollari. E non a caso Michael Bloomberg è sempre in lista tra gli uomini più ricchi del mondo, con un centinaio di miliardi di patrimonio. Se però vogliamo investire noi comuni mortali in borsa, non dobbiamo spendere decine di migliaia di euro all'anno, ma possiamo farlo gratuitamente con Trade Republic. Trade Republic è la principale piattaforma di risparmio in Europa. Con oltre 10 milioni di utenti è una banca completa con un accesso semplice e sicuro ai mercati. E anche se non volete investire ma tenere semplicemente i soldi sul conto, ricevete interessi sulla liquidità non investita pari ai tassi della BCE. Se invece volete investire potete farlo in ETF, singole azioni, obbligazioni, materie prime, cripto. E i piani di accumulo sono gratuiti, quindi potete investire mensilmente senza costi aggiuntivi. Potete anche investire a partire da €1. Per non parlare del fatto che potete anche usare la carta con il SafeBack. Io la uso sempre, anche perché sono ambassador di Trade Republic da anni. Pochi mesi fa ho fatto un video con il country manager italiano dove rispondiamo alle domande. Infatti il servizio migliora di mese in mese. Se volete provarlo potete attivare il vostro account in pochi minuti. Fare il giornalista di Bloomberg è come giocare in Champions League. Siamo tra i pochissimi che hanno la fortuna di fare questo mestiere veramente senza condizionamenti, senza, se vuoi, anche problemi economici, problemi di budget. Le notizie che scriviamo noi muovono miliardi di euro, uno scoop che fai, per cui lo devi poter fare in maniera totalmente indipendente. Il nostro obiettivo è essere il Chronicle of Capitalism, quindi raccontare quello che succede in questo mondo ai più grandi investitori del mondo e a chi si interessa di economia e di finanza. Quindi è un lavoro entusiasmante. L'altra faccia della scrittura, cioè la scrittura è un momento di riflessione, per me di autopsicoterapia, di guardarsi dentro. Bloomberg è la corsa ai 100 metri, sono la maratona ai 100 metri, no? Mi piace la maratona tantissimo, però ogni tanto ti piace fare lo scatto. La cosa che mi dà più soddisfazione è tantissimi mi scrivono sui miei libri, tanti ragazzi giovani, ispirati, tantissimi persone che dicono che i miei libri gli hanno cambiato la vita, che hanno provato a fare delle cose che prima non facevano. Questa cosa qui io trovo che sia molto bella e mi dà una soddisfazione enorme. Se solo tu cambi la vita a una persona che legge un tuo libro, mi è successo delle cose anche abbastanza toccanti, secondo me è veramente bello, quindi continuerò a scrivere. Al momento sto scrivendo, e il mio editore non sarà felice che lo dica, comunque sto scrivendo un libro fiction a cui credo molto, che è il mio grande progetto, forse, e per me questo è un grande progetto. un romanzo Dove il business c'entra, però. Dove il business c'entra. È una finta biografia romanzata di un fantomatico banker milanese. Fino a qui la sua vita da giornalista e da scrittore. Ma come è diventato un giornalista di successo? E come nasce il suo primo libro su Marchionne? Devo tutto a Bloom, perché io nasco figlio di giornalisti, inizio a fare il giornalista in televisione privata locale di Padova fine anni 90, in cui il fatturato veniva fatto con Cartomanti e 999, in cui c'era un piccolo telegiornale. Diciamo, ho fatto la gavetta, quella proprio vera, ruspante. Ho fatto qualsiasi cosa, dai montaggi, telecamere, sono stato tra i primi a girare con una telecamerina, a fare un programma mio che mi automontavo. Sono partito veramente dal super basso, e dopo anni che lavoravo in questa televisione, Bloomberg mi ha portato nel giornalismo che conta, mi ha permesso di fare il giornalista prima televisivo, perché io lavoravo per la TV di Bloomberg e facevo le borse per Sky TG24. Crisi del 2009, viene chiusa la TV di Bloomberg, tengono pochissimi, diciamo, di quelli che eravamo in centinaia che facevano la TV non in lingua inglese, e a me viene dato la possibilità di diventare, tra virgolette, un giornalista madrelingua inglese, entrando nella redazione principale. Ed è grazie a Bloomberg che io ho scritto il libro su Marchionne, perché è stata una mia caporedattrice che, quando è mancato Marchionne, visto che avevo un rapporto veramente intenso e vero con Marchionne, mi ha detto: noi a Bloomberg non vogliamo mai essere i protagonisti dei nostri articoli. Una volta, secondo me, scrivi in prima persona cosa sono stati 10 anni seguendo Marchionne. Io ho scritto quell'articolo
articolo in inglese che è diventato virale all'epoca nel 2018. Già avevo una mezza idea prima che volevo raccontare questa storia e mi ha detto guarda, prenditi un live, scrivi questo libro. Quel libro per me è stato proprio uno, ok, voglio diventare come lui, tranne c'è una cosa ovviamente l'elefante nella stanza, ed è che lui, identificandosi nel suo lavoro, si è rovinato la vita. Guarda, il motivo per cui ho scritto il libro su Marchionne, la vera domanda è stata proprio quella, cioè ne vale la pena? Quando lui è mancato per me è stato un vero shock anche personale, no? Perché io e Marchionne avevamo un rapporto veramente intenso, se vuoi anche stato in qualche modo una sorta di mentor, perché no, Ti voleva anche assumere a un certo punto. Sì, quella volta me lo ricordo bene, io era una giornata di luglio, siccome io tra le mie fonti avevo alcune persone che hanno lavorato con Marchionne, alcune delle mie fonti mi hanno detto guarda, prima o poi ti chiederà di andare a lavorare con lui, ricordati di dirgli di no, perché sennò la vita è molto difficile. Per noi giornalisti passare dall'altra parte della barricata è proprio una cosa che puoi fare una volta sola nella vita. E in più mia moglie, che già io ho sacrificato tanto della mia famiglia per seguire Marchionne, perché io partivo, bimbi appena nati, pigliavo un volo, scoprivo dov'era e andavo lì e tornavo quando tornavo, andavo a Detroit, e questo lo facevo non lavorando per lui, ma in qualche modo cercando di raccontare prima quello che lui voleva fare. Avevi un assaggio di Esatto. come sarebbe potuto essere. Però prendevo solo la parte tra virgolette positiva, perché non mi poteva licenziare alla fine e non mi poteva neanche trattare troppo male, anche se ogni tanto trattava male anche me. E quindi vado a Torino per un articolo che avevamo scritto di cui lui era arrabbiato, mi invita a cena e un po' me lo sentivo che me l'avrebbe chiesto quella sera, quindi mangiamo, beviamo, lui aveva questo senso abruzzese dell'ospitalità, quindi continuava a darmi da mangiare, da bere, e a un certo punto mi fa Tommaso, lei deve venire a lavorare con me adesso. Allora lui gli rilanciava, ma come, io le posso anche offrire un posto nel board? E mi fa, ma qual è il suo grande sogno? Il Nobel per la letteratura, gli ho detto. Quando Dario Fo vince il Nobel, io facevo lo studente, lo scambio a Stoccolma, e quindi mi sono visto la Lectio Magistralis che è venuta a fare Dario Fo agli studenti universitari nell'Aula Magna di Stoccolma, è stato bellissimo, divertentissimo. E quindi gli racconto questa roba qui e gli ho detto guardi, però almeno il Pulitzer, se vinco il Pulitzer, lei sta dicendo di no a Sergio Marchionne. Dico sì, ma guardi, però faccio un altro. E l'ho detto senza neanche pensarci, sai quelle cose che ti vengono, non mi sono mai pentito. Abbiamo anche parlato del fatto che insomma io rispetto a un manager all'epoca, adesso un po' diverso, guadagnassi molto meno di quello che avrei potuto guadagnare. E lui però quando aveva capito mi fa, guardi, lei non si deve preoccupare, perché quando uno fa il proprio lavoro bene, con passione, le soddisfazioni anche economiche arrivano, non dovrà mai andare a chiedere a qualcuno per pagarsi un hamburger. Effettivamente, per carità, non sono diventato un milionario, però sto bene economicamente col lavoro che faccio e mi è arrivato tutto senza doverlo chiedere. Il dilemma che io ho è, ma è veramente possibile diventare un grande imprenditore o un grande manager con un bilancio decente? Non dico ovviamente un vero bilancio, ma almeno non trascurare la famiglia, non trascurare la salute? O tu, perché poi tu ne hai conosciuti tanti, sono tutti così? Guarda, è la grande domanda che mi faccio sempre anche io. È il motivo per cui io incontro i grandi imprenditori, per cercare di capire se quella che io chiamo l'ossessione si può superare, cioè si può tenere a bada la propria ossessione. Io devo dire che nel mio piccolo, poi non è che mi voglio paragonare a Sergio Marchionne, ho sempre cercato di non sacrificare mai le cose familiari per il mio lavoro. Ci sono determinate cose a cui io non rinunciavo. Io mi ricordo una volta ero a pranzo con Marchionne a Lingotto da dare una grande intervista, c'era la festa dell'asilo di mio figlio dove dovevo fare il vin brûlé, io alle 3 gli ho detto guardi, io devo andare A fare il vin brûlé? a fare il vin brûlé. Dove sta andando lei? Guardi, devo andare a fare il vin brûlé, alle 5 devo essere. E ho preso di corsa, sudato come un maiale, il treno a Porta Susa, sono arrivato, sono corso all'asilo vestito ancora in abito, perché c'era anche Elkan, quindi mi vestivo un po' meglio. E lui un pochettino in me questa roba l'aveva vista, perché lui invece lo diceva anche nelle interviste, dispiace per i miei figli, mia moglie lo sa, poi si è separato, ha avuto un'altra compagna, se sei un CEO devi essere dedicato completamente 24 ore su 24. Spero si possa fare in maniera diversa, la tua generazione secondo me sta dimostrando che si può fare in maniera diversa in qualche modo. Sicuramente penso che si possa avere una vita ed avere comunque successo, ma a certi livelli sembra arrivarci solo chi è ossessionato al 100%. Da Luca Ferrari di Benny Spoons dei tempi d'oggi a Leonardo Del Vecchio, che da orfano è arrivato a creare un impero che oggi vale oltre 120 miliardi. Marchionne lo fa perché crede che sia giusto farlo. I'm doing the right thing. Che poi magari la vera ragione è perché vuoi essere Il numero uno. il numero uno. Marchionne aveva anche questa cosa, lui ha una sorella che muore giovanissima di tumore, bravissima. Inizia la carriera con questa voglia di rivalsa per dimostrare ai suoi genitori che non c'era più la figlia, ma Sergio poteva fare qualcosa, che da giovane era scapestrato, c'è un sacco di casini. Quindi lui parte con questo senso di rivalsa. Del Vecchio è diverso, la sua azienda era la sua famiglia. Il paese in cui cresce diventa il tuo regno? Esatto, Ok. esatto. E l'azienda per lui era tutto, in maniera
totalizzante in qualche modo, no? E quindi lui voleva veramente bene singolarmente a ogni singolo dipendente, ancora di più a quelli che lavoravano in linea, perché nasce facendo l'operaio. Welfare che Luxottica ha creato prima di tutti in Italia, è stato negli anni 70, lui aveva la mensa quando nessuno sapeva cosa fosse la mensa. Infatti quando assume il suo numero 2 Francavilla, che lo assume dalla Svizzera, va lì a vedere ad Agordo, e nella lettera che gli scrive, che io ho visto, dice: ci sono 8 operai, lei sarà il capo officina di 8 operai. Altavilla arriva, guarda, ne conta, sono 7, ma no, l'8º sono io. Ed era così inizialmente. Però anche la stessa Miuccia Prada, se vuoi, ha quella stessa ossessione che vedi in tutti nel dover dimostrare qualcosa. Cioè, anche se hai già dimostrato, hai qualcosa da dimostrare. Hai sempre qualcosa da dimostrare, è quella roba lì che fa la differenza. Non sono soddisfatti. Ahimè, io nel mio piccolo non sono mai soddisfatto, mai, non mi godo mai niente. E Marchionne era uguale, ancora di più. Era relativamente giovane ancora, in quel senso. Un Del Vecchio che però aveva 80 anni, nonostante tutto ancora aveva qualcosa da dimostrare. La sua grande paura era la distruzione di quello che lui aveva creato per l'azienda in quanto tale e per le persone che vivono nell'azienda. Il suo obiettivo numero 1 era far sì che l'azienda succedesse al suo fondatore e diventasse ancora più forte. Quindi doveva assolutamente fondersi con i francesi per creare un gruppo che faceva le montature e le lenti assieme, quindi era ancora più grosso, più importante e più leader in quello che facevo. Invece tu hai avuto modo di incontrare anche le famiglie in toto. I figli di queste persone e le generazioni che proseguono sono molto diversi, non crescono con questa fame. Uno dei temi più grossi che ci sono in Italia in questo momento è il momento della grande successione, perché storicamente le grandi famiglie del capitalismo italiano, non tutte ma una buona parte, nascono nel secondo dopoguerra, boom economico, Berlusconi, Del Vecchio, Benetton, ma anche lo stesso Ferrero, la Fiat. Quindi quella generazione lì, diciamo che io identifico come la generazione dei miei genitori, che hanno avuto in Berlusconi un esempio classico di quello che loro sono stati, quindi arrembanti, ottimisti, convinti di aver sempre ragione, poco inclini a rispettare le regole, conquistatori, i maschi sono tutti maschi alfa e per limiti d'età devono passare la mano, no? Qui si apre l'immenso dilemma, no? Uno, è difficile che si identifichi un successore interno, a meno che non sia uno solo che sia rimasto, possa essere scelto. Alla John Elkann. John Elkann in qualche modo in quel momento si ritrova come viene scelto sin da quando ha 20 anni, ha l'onore e l'onere sulle spalle di questa immensa responsabilità. Gli imprenditori grandi non si vogliono mai far raccontare, tant'è che il libro su Marchionne è stato postumo. Marchionne, se fosse stato vivo, mi avrebbe fatto morire per il mio libro. Mentre scrivere di Del Vecchio, deceduto purtroppo poco dopo la pubblicazione, e scrivere di Prada è stato decisamente più difficile. Del Vecchio è stato durissimo, anche se devo dire uomo di parola. La prima volta che l'ho incontrato, lui mi ha detto: a lei racconto tutto, mi deve far sistemare un attimo la questione con i soldi, ma io a lei racconto tutto. Poi ci sono voluti 3 anni, però quando il presidente diceva una cosa, con Prada è stato ancora molto difficile, perché sono una famiglia che non si vuole raccontare. Cose di famiglia sono cose di famiglia, quando la tua famiglia diventa un brand è un po' difficile. Il tuo cognome diventa un brand. Il tuo cognome diventa un brand, tra l'altro non il cognome originale, perché Miuccia si fa adottare dalla zia per prendere il cognome Prada, perché Prada è la mamma e non il papà. Quindi io racconto sempre storie di persone che non si vogliono raccontare, e forse questa è proprio la molla che a me fa scattare. Quando io faccio video, ma sono video di un'ora, devo inviare un'approvazione. Non mi pagano, quindi posso dire quello che voglio. Certo. Ma come tutti hanno il diritto di dire: io non compaio in un video di qualcun altro se non voglio. Alcune cose devono essere dette in un certo modo. Le mie biografie sono tutte non autorizzate. Tu puoi scrivere quello che vuoi nel momento in cui non diffami qualcuno, no? Poi ovviamente io ho anche un ruolo, perché adesso sono managing editor in Europe di Bloomberg, insomma ho la responsabilità su Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. Per noi l'accuracy, dire le cose corrette è la prima cosa, quindi non posso scrivere sciocchezze. Per cui io cerco sempre un confronto con la persona o l'azienda di cui scrivo. Per fortuna, dopo che ho scritto 3 libri di successo, se la storia che io voglio raccontare non trovo un interlocutore che vuole aprirsi, io la posso raccontare lo stesso. Cioè, ho la mia credibilità che porto, certo. Ok? Sono un po' alle strette, cioè o collaboro o rischio che esca un libro dove io non ho neanche collaborato. Esattamente così. Non ho un'intervista con Miuccia Prada nel mio libro, né con Bertelli. Non sei riuscito a farle, però no, tu ci hai parlato tanto con loro, però. Nel mio libro racconto il mio primo incontro con Miuccia Prada alla fine del libro, quando alla fine vado a un backstage di una sfilata, mi presento, dico a Miuccia: sono Tommaso. Tommaso, finalmente, io ero un anno che scrivo, finalmente ci incontriamo, noi dobbiamo bere un caffè assieme. Beh, fighissimo. Il libro finisce così. Poi quell'incontro c'è stato, quello che ci siamo detti in quell'incontro e nelle interlocuzioni che abbiamo avuto dopo non è entrato tra virgolette nel libro. Quegli incontri che ho avuto, che sono stati incontri tra virgolette privati, mi hanno fatto però scattare la scintilla. Cioè dopo mesi che io scrivevo di loro, perché io ho un metodo di lavoro abbastanza chiaro, cioè io studio tantissimo, cerco in archivio, leggo, vedo tutto quello che
che c'è. Dove tutto c'è quello Philip c'è. In questo caso con Prada ho avuto accesso alla loro rassegna stampa degli ultimi 30 anni, che è stato fantastico. Quindi ho letto 600 interviste di loro. Io non sapevo niente di moda. Quindi inizi, leggi una cosa, leggi chi è Yves Saint Laurent, vai a studiare Yves Saint Laurent, ti vedi il film su Yves Saint Laurent, ti leggi un libro su Yves Saint Ti sei Laurent. fatto un master in moda. Hai capito? Quindi cerchi di capire, e tra l'altro è cambiato completamente il mio interesse nei confronti del mondo della moda. Dopo questo mi sono reso conto che la moda è una cosa seria. E ogni mattina quando ti vesti è una scelta importante che fai, il modo in cui ti presenti al mondo. Miuccia Prada nasce facendo uniforme per donne fuori dal comune. Uniformi però, no? Perché tu ti metti la tua uniforme. Quindi leggo e studio tutto. Cerco delle date che mi interessano e di quelle date vado a leggermi i giornali, il Corriere della Sera di quel giorno. Me lo leggo tutto, mi leggo che spettacolo c'è a Milano il giorno che è nata Miuccia Prada. Magari vado anche a vedermi al cinema cosa c'era e mi vedo quel film. Cerco di entrare in determinati contesti e poi cerco di parlare con tutte le persone che posso, che hanno lavorato, che li conoscono. Quanto ci metti a fare questo lavoro? Il lavoro di archivio dura qualche mese, poi io quando scrivo, Prada è stato durissimo, avevo 3 mesi di tempo, non avevo scritto una parola, dovevo scrivere 5 pagine al giorno. Perché 3 mesi di tempo? Perché Bloomberg mi ha dato un leave. Dovevi tornare a lavorare. Solo che poi quando ho conosciuto Miuccia Prada ho cambiato le prime 60 pagine in un fine settimana. Sai quando clicchi e capisci una persona? Okay, cioè, l'hai conosciuta al libro finito? Quasi finito. E lo hai rimodificato? Completamente. Come mai? Cosa è cambiato? Quando capisci che è autentico. Capire che tutto quello che racconti non è una narrazione, ma in Miuccia Prada c'è quell'autenticità e quella curiosità a voler fare delle cose con un alto fine intellettuale. Lo so che dopo il paio di jeans costa 3.000 euro. La Miuccia Prada fa delle cose per dare dei significati e fare un qualcosa che sia utile e interessante. Quando ho intervistato Bertelli, tu avrai sentito parlare di business crescendo, lui no, mai di business, Niente. Solo di design, di cose intellettuali. Miuccia Prada è forse la donna più ricca d'Italia in questo momento. Sì. Quindi, infatti, la cosa interessante di Prada è che c'è un paradosso. Sì, i ricchi di sinistra. Lei è veramente di sinistra, ma veramente non lo è in maniera fittizia. Facendo delle cose antisistema, lo zainetto di nylon ha cambiato il mondo del lusso. Le sneaker di Luna Rossa non esistevano prima, le scarpe da ginnastica di lusso, no? Per dimostrare al sistema che quello che fa la moda è una cazzata, fai dei prodotti che poi diventano talmente di moda. Ridiventano lo status quo. È quello che è la cosa che mi è interessato. Miuccia è stato, per fortuna, a un certo punto lei ha capito, loro hanno capito che il mio era un lavoro intellettualmente onesto. E da lì un pochino si sono aperti. Poi c'è la famosa storia che ho trovato questo baule. Mi rendo conto che la storia iniziale è un po' diversa da quella che è stata tramandata. Nelle mie ricerche trovo su Google la foto di un baule con scritto Prada via Manzoni, che testimonia che prima del negozio in galleria c'è stato un vero negozio in via Manzoni. Google Lens e riesco a trovare l'inserzione originale, che era un antiquario milanese di 15 anni fa. Calcola che ero appena stato a vedere gli archivi dell'azienda sia ad Arezzo che a Milano. Il baule più antico che avevano era forse del 1930. Quindi arrivo, trovo questo baule del 1919, bellissimo, semplicissimo, che dimostra che quello che avevo scoperto e intuito era vero. Questo baule costava 1.000 euro. Ormai iniziavo a conoscere il mondo Prada, tante persone interne, perché poi tutti si erano un po' appassionati a questa mia ricerca. Sono stato uno dei primi a cercare perché ha fatto il logo rovesciato di Prada, prima era in su e poi in giù. Quando è la prima collezione? E quindi chi è lì da tanti anni erano interessati ad aiutarmi in questa ricerca. E allora tu mi dici, guarda che sto baule 1.000 euro, cioè vale 3 zeri in più. E allora io però mi dico, compratelo. Non mi sembrava elegante, ok? E quindi io faccio sapere che ho trovato questo baule, che si comprano subito, seduto stante quelli di Prada. A 1.000 euro? Sì, 1.100 euro, sì. Lo so. Diciamo che solo col baule, avrei potuto ripagarmi Un annetto di lavoro. ma sì, è un valore, se vuoi, in qualche modo inestimabile. La cosa divertente è che all'interno di quel baule c'è una stoffa azzurrina un po'. E nei miei giri, a un certo punto conosco un ragazzo che si occupa dello stile. Ah, il baule, tu sei quello del baule? No, perché la signora, non c'è proprio detto la signora. È piaciuto molto, adesso stiamo vedendo cosa fare e praticamente quindi il motivo interno della stoffa è stato... Neanche un po' di diritti, neanche l'1%. No, io dico, se fa la borsa con l'interno del mio baule, che la chiama la Tommy Prada, una roba del genere, la Ebar, quello che vuoi. Da allora, pian piano, lei mi dà accesso a quello che è il loro inner circle intellettuale. E lì è stato fighissimo, devo dire, perché persone da Herzog, Michael Rocks, che è un designer di New York, che lavora con loro 25 anni, Marc Jacobs, leader in ambiti diversi, no? Di cui io non sapevo niente, con cui ho fatto delle conversazioni, anche Max Sirena di Luna Rossa, delle conversazioni bellissime, che mi hanno arricchito tantissimo come persona. Infatti dicevo, il libro non so come verrà, però Ti sei divertito?
riuscita. Questa parte qui è stata molto bella e da lì ho iniziato a capire, no? Questi personaggi sono complicati. Nel mio piccolo, quando iniziato a interfacciarmi Certo. con queste persone, ti rendi conto che sono persone abituate a sentirsi dire di sì da decenni, circondate da yes men, Sì. persone potentissime, Sì. ricchissime, Sì. alcune volte scollegate dalla realtà. Sono delle bolle. Alcune volte stranamente collegate. Sì, alla sì. realtà. È difficile parlare con queste persone. Non ti rispondi al telefono ogni tanto, ti dico una cosa però non è quella, si innamorano di te, poi si disinnamorano. Come gestisci il rapporto con queste persone? Come lo gestisco con i miei amici da 40 anni, non tratto nessuno in maniera diversa. Non so, con Marchionne, no? Sì. Marchionne, io ero entrato, tra virgolette, nell'inner circle a cui lui scriveva tutti i giorni. Ti poteva scrivere all'orario più assurdo e la cosa più assurda. Mi stavo tagliando i capelli dal barbiere e lui mi manda un articolo dell'FT, mi ricordo su una cosa tech di cui non sapevo niente. Io mi sono fermato lì e ho detto, adesso cosa faccio, no? Ho detto al barbiere, scusa un secondo, è stato a chiamare in redazione, ho studiato 10 minuti per poter rispondere in maniera Sensata a quel messaggio. esatto, no? Quindi questa era se vuoi la massima strategia. Alla fine io mi sono reso conto che siamo tutti uguali, il più potente, il più ricco, sono persone normali, quindi l'unico modo per aversi un rapporto vero è non fingere. Più potenti e più vengono da famiglie importanti in alcuni casi, più sono abituati al fatto che le persone non gli dicono mai la verità. Io che sono, perché veramente mi piacciono, i miei rapporti sono disinteressati ma non per strategia, io vedo questa cosa di fondo Il paga. tuo interesse massimo può essere scriverci l'articolo, scriverci Esatto, il libro. il mio interesse è sempre, tra virgolette, Intellettuale. In alcuni casi funziona. Ti rendi conto quando una persona toglie la maschera, no? Sì. E quando tolgono la maschera è bello, perché sono persone di solito intellettualmente molto interessanti. C'è qualcuno a cui non sei riuscito ad arrivare che magari ti piacerebbe tantissimo raggiungere? In questo momento no, se ci penso. Ci sono no. stati imprenditori che invece ti hanno approcciato, visto il grande successo del libro? Tantissimi. Dai, fammela la biografia. tantissimi. Perché E- poi si sentono tutti super uomini, quindi dicono, beh, se l'hai fatta allora devi fare per forza anche a me. Sì, esatto, no? Fa ridere perché ci sono due tipi diversi. Ci sono alcuni, diciamo, medi imprenditori che mi fanno chiamare dalla segretaria, mi dicono, guardi, il cavaliere Pinco Pallo ha detto che allora domani lei può scrivere il libro. Poi vi mettete d'accordo, gente che vorrebbe un libro su commissione, ovviamente io non scrivo su commissione. Altri che Non te lo chiedono, ma vorrebbero che tu di tua Esatto. sponte... Esatto, che è la cosa che a me non piace, no? Nel senso, a parte che sento tra virgolette un po' una responsabilità nella scelta, perché se una delle critiche che io mi faccio, mi innamoro dei personaggi di cui scrivo in qualche modo e quindi tendo non per censura ma per quasi autocensura a nascondere gli aspetti più negativi dei loro caratteri. Come quando ti innamori non vuoi dire cose brutte per tua Esatto, ragazza. no? E quindi tendo a farlo e mi rendo conto per qualche critica che mi è stata fatta che in alcuni casi invece mostrare delle parti più spigolose, più negative, Aiuta. più bestiali, aiuta a dare il tutto tonto, a far capire ancora di più. Però a Marchionne non mancavano anche quelle parti. Sì, mi sono sforzato molto. Il motivo per cui questi libri secondo me hanno avuto successo è uno perché vabbè in Italia nessuno racconta le storie imprenditoriali, siamo un paese dove tutti vogliono diventare imprenditori. Quando io ho scritto Marchionne, il mio editore, diciamo per esaltarmi, dice ha cambiato il modo di raccontare l'impresa in Italia. Però diciamo nel 2018 la narrazione della storia dell'impresa era quasi inesistente. Adesso c'è molta più narrazione di imprese e generazioni come la tua sono molto interessati alle storie e ai racconti di impresa. 10 anni fa non era così e questo mi fa piacere perché c'era un po' quel preconcetto cattolico per cui se hai successo hai fatto qualcosa di male, questa cosa qui. L'altro è che le persone si identificano, quindi se tu racconti la storia di una persona che ha avuto successo e racconti anche le debolezze, le Vuol dire che ce la cazzate, posso fare anche vuol dire io. che ma è così, io sono profondamente convinto. Quanto è fortuna e quanto è talento? Marchionne diceva che la fortuna non esiste. Il mio editor dice che il talento non esiste, che il mestiere è più importante del talento. E su questo sono d'accordo. Io credo che sia un mix, però sono abbastanza convinto che chiunque possa arrivare Però se la ovunque. fortuna non esiste, cosa è che ha reso così di successo queste L'ossessione, persone? la cazzimma, la perseveranza. Insomma, ero rimasto molto impresso dal film di Sorrentino in cui c'è Maradona che tira le punizioni. Maradona che tira le punizioni, c'è Sorrentino e suo fratello che vanno al campo di allenamento e vedono dopo l'allenamento per 2 ore Maradona. Per 2 ore. E il fratello a Sorrentino che vuole fare il regista gli dice: lo vedi che è quella roba lì? Maradona che tira le punizioni. Fa, no. Quella è la perseveranza. Io credo molto in questa cosa. Se c'è una cosa che ti fa stare bene, che secondo te è giusto fare, la devi fare. Poi non tutti diventano Miuccia Prada, però stai a casa a scrollare TikTok, di sicuro non diventi Prada, Marchionne o Del Vecchio. E oggi ci sono imprenditori di prima generazione che potrebbero diventare i futuri Prada. Se tu vai su Forbes, i miliardari italiani sono i figli dei miliardari italiani. Per il momento sì, ma perché siamo nella fase della successione in Sì. questo momento. Noi viviamo in questa fase storica qui. Però guarda alcuni casi come Bending Spoon Sono qua dietro. in questo momento, no? Intanto parlando dell'ossessione stiamo descrivendo Luca Ferrari. Tu l'hai conosciuto? Non lo conosco. Sarebbe per te perfetto.
Secondo me è un libro... Pensiamo, perché io sto cercando, perché vorrei raccontare storie giovani. Io volevo raccontare la storia degli unicorni italiani, no? Che sono Uno, pochi. sì. Uno, poi c'è Scalapay, Satispay, un po'. Però vabbè, diciamo, in questo momento, mentre registriamo, sicuramente ben dispone. Sì. Dimostrano che anche nel 2025 si può fare se hai un'idea, perché per alcuni versi è più facile adesso, il mondo è globale. Sì, la scala è più facile. È chiaro che la fame aiuta. In generale ho scoperto un aspetto dei figli di papà che non mi aspettavo, ed è da molti di loro non manca la fame perché vivono quel disagio psicologico che invece io non ho, ed è il dover dimostrare qualcosa perché sono cresciuto nelle aspettative. Ci sono due cose: una è le aspettative di dover essere Il nuovo patriarca. Esatto. Due, anche in alcuni è molto difficile gestire un senso di responsabilità importante che hai se ti ritrovi in mano un impero da, no, vuol dire centinaia, in alcuni casi migliaia di posti di lavoro. Infatti non è una bestemmia l'idea di tirarsene fuori. Molti lo fanno. No, entra delle persone che lo sanno fare meglio, se lo fanno bene. Il caso di adesso che ci sarà di Prada con Versace è interessante, è un banco di prova incredibile. Sappiamo che Lorenzo Bertelli è stato seriamente coinvolto nell'acquisizione, fa il presidente di Versace, è un cambio di scala importante, è un test pazzesco. Se quella cosa lì funziona, effettivamente, come dire, la successione è arrivata naturalmente. Nei lavori creativi è proprio la scrittura la mansione che l'AI sta sostituendo al meglio, per cui il giornalismo e la scrittura sono ancora carriere percorribili. Ragazzi, l'intelligenza artificiale pone delle domande immense nel mio lavoro di giornalista e anche nel mio lavoro di scrittore. Tu la usi? Noi la usiamo, Bloomberg, abbiamo diciamo delle cose automation che facciamo già da anni, abbiamo anche delle collaborazioni con alcune aziende di intelligenza artificiale. Funzionano molto molto bene, aumenta la facilità a portare a termine un progetto, aumenta la facilità di scrittura. Cosa rimane a noi umani? Poche cose, se non nel mio campo giornalistico è i contatti con le persone e cercare di dare le notizie che non sono ancora pubbliche. Io lo sto usando adesso che sto un po' scrivendo, diciamo, questa cosa narrativa. Quando mi vedo una situazione, non la capisco bene, chiedo all'intelligenza artificiale, dico: descrivimi, che ne so, la pioggia che cade su un tombino che straripa accanto a un marciapiede. Poi mi leggo questa della descrizione e mi dà degli spunti per poi scrivere. Ti faccio un po' di domande botta e risposta. Imprenditore estero preferito? Io non ho un imprenditore preferito in Non ti frega un cacchio di imprenditori? Ti interessano le storie in sé per sé? Sì, adesso l'imprenditore preferito. Biografia letta preferita? Prima di scrivere Marchionne non avevo mai letto una biografia in vita mia, forse dico Limonov. Fiction preferito? Ho riletto, perché per i miei 50 anni sono andato a Tokyo, ho riletto Tokyo Blues di Haruki Murakami, che è stato uno dei romanzi della mia formazione, della formazione della mia famiglia più importanti. Ecco, Murakami è uno scrittore che in generale adoro perché mi fa fare pensieri alti. Hai avuto dei mentori durante il tuo percorso? Ho avuto dei mentori, sicuramente a Bloomberg, Eder, il mio attuale capo Chad, che mi hanno spinto a uscire, a provare questa via da scrittore, mi hanno aiutato moltissimo. Delle persone non più vive, su chi scriveresti un libro? Adesso sto studiando Carlo Magno, perché lo studia mio figlio in prima media, una storia pazzesca. Mattei mi piacerebbe. Olivetti sicuramente, è un'altra storia interessante. Elon Musk, questi personaggi. Io Elon Musk l'ho anche intervistato un paio di volte. Certo, per Bloomberg. Per Bloomberg. Anzi, ma l'hai visto da vivo? Sì, cioè anzi la prima volta che l'ho intervistato e non ho più quel video. Mi devi raccontare tutte le tue interazioni con Elon Musk. Ah, veramente? Sì. Elon è interessante perché la prima volta che lo conosco, 2011, viene a Milano a inaugurare il primo showroom di Tesla e aveva preso da Apple la persona che aveva fatto tutti gli Apple Store. Da New York mi dicono: c'è questo Elon Musk, vai a fare un'intervista. Io seguo già il settore auto, quindi ho passato con lui un pomeriggio a questo piano -1 a intervistare lui e questa persona. Mi era piaciuto più quello di Apple che Musk. L'ho sempre trovato un po' strano, no, ma anche quando ti parla, quando ti dice le cose, cioè lui poi quasi autistico, no? Nel sì, parlare. No? Poi l'ho visto intervistato un paio di volte a Detroit, al Detroit Car Show, gli ho visto fare diversi speech al Detroit Car Show. Devo dire che nessuno di noi, adesso faccio il grande vecchio, pensava che lui sarebbe stato capace di portare Tesla da essere un produttore di nicchia, poche decine di migliaia, a produrre milioni di autoveicoli. Marchionne era molto interessato a Musk perché diceva: va alla velocità della luce mentre il mondo dell'auto va lentissimo. Lui ha queste idee, intuizioni geniali, ma da qui a fare l'execution, ecco, no? Nel mondo. Quindi questo mi ha veramente stupito. Sono uscito da quell'intervista dicendo: boh. Il personaggio più assurdo che hai intervistato? Allora, quello che mi ha fatto più paura era un oligarca russo dell'acciaio, era venuto a Milano, mi ha fatto un
terrore, era il numero 2 all'inizio dell'era putiniana e lui era il grande capo, diciamo, di tutta la parte oil. Era una persona in Italia adesso tra i CEO che sono veramente super interessanti. Uno è Descalzi dell'ENI, ha una visione geopolitica incredibile. Vabbè, lui è quasi un politico. Cioè, se ti racconta cosa sta succedendo, Vede dietro le quinte. vede delle cose incredibili. Io non riesco a intervistarlo, nella mia lista. Ah, sì? Se per il mio canale YouTube non ci riesco. Un altro con cui ho fatto delle grandi, come dire, chiacchierate molto interessanti è stato Roberto Cingolani, che adesso è Leonardo. Vabbè, entrambi abbiamo intervistato più volte Benedetto Vigna, che ha una veracità nel pensiero. Qualche anno fa, ve la consiglio, ha fatto la lezione magistrale al Politecnico di Milano. Ti lascia food for thought, come dico io. Berlusconi? Ho avuto pochi rapporti con Berlusconi, non gli ho mai fatto una vera intervista lunga, ma sarebbe stato anche divertente. Pier Silva un po' di volte l'ho intervistato, Marina l'ho visto un paio di volte. Ecco, le cose interessanti delle successioni. Successione più noiosa perché ben organizzata è stato quello dell'uomo meno noioso di tutti loro. Hai È capito? arrivato Pier Silvio e basta. Non è Pier successo. Silvio ha la sua parte, Marina la sua parte, gli altri figli sono in minoranza, hai capito? Quindi È il contrario del vecchio, che è il più noioso, che è la successione con più gossip in assoluto. incredibile, ma se ci pensi del vecchio, e questo lo so perché insomma è il momento in cui scrivevo il libro, lui ha passato gli ultimi anni della sua vita pensando a che la sua successione fosse ordinata e a dare tutti. E lui ha creato questo stratagemma della Delphi, Esatto, in nessuno cui può uscire. sì, però ha dato a tutti la stessa responsabilità e quota, no? Che è una follia, no? E alla fine io nel mio piccolo quello che ho capito, le successioni funzionano quando decidi chi comanda dopo. Il nostro scoop non è ancora uscita, ma tra qualche minuto e sarà molto interessante. Tu potresti essere accusato di insider trading oppure no? Come funziona? Allora, intanto c'è la legge sul giornalismo economico-finanziario e poi noi abbiamo delle policy ovviamente in cui noi non possiamo investire. Sostanzialmente tu puoi investire solo come risparmio di lungo termine. Indici. Non puoi fare il trader, diciamo, ovviamente. Il tuo fine deve essere solo dare la notizia. Se hai un altro fine non devi lavorare nel giornalismo finanziario, non solo a Bloomberg. Tu consiglieresti a un ragazzo di fare questo mestiere o ormai non ha più senso? Ci sono dei ragazzi giovani bravissimi e preparatissimi. Io credo che ci sia ancora più bisogno di giornalisti che siano preparati, accurati, indipendenti e non biased. È un po' complicato nell'era dei content creator che fanno concorrenza tra virgolette sleale. Io non sono un giornalista, al posso mestiere. fare come Esatto, mi tu pare. fai informazione, no? Fai Sì. informazione e lo fai anche bene. Noi abbiamo delle regole rigidissime, è giusto che siano così, però secondo me ancora nell'era dell'intelligenza artificiale ci sarà sempre più bisogno di un giornalismo fatto bene, con passione, con rigore. Il problema è stato per anni la monetizzazione di questo tipo, non essendoci più la carta stampata, il business model della carta stampata, come paghi le Bloomberg notizie? come guadagna Bloomberg? Bloomberg guadagna vendendo diciamo. Bloomberg guadagna vendendo il terminale Bloomberg. Esatto, poi c'è La parte di stampa non guadagna? Cioè sono due business uniti? il business è unico, poi ovviamente ci sono i paywall sul sito, quindi tu guadagni dei paywall sul sito, ci sono gli eventi, ci sono le pubblicità, eccetera. Però diciamo il mondo Bloomberg inizialmente si basa sul business model che è tu prendi il terminale, nel terminale hai le notizie, puoi tradare, puoi chattare. È uscita? Che se è uscita raccontiamola questa notizia, che è da oggi a pranzo che mi dice aspetta che sto facendo una notizia, non te la posso dire. Vediamo, che notizia è uscita. vediamo. Mi stanno cercando infatti. In questo momento un editor sta aspettando il mio ok per far uscire la notizia. E dai questo ok. Aspetta. Tu lavori da remoto, immagino. No, lavoriamo quasi sempre in redazione. Lo scambio di informazioni fisico, secondo me, nel nostro mestiere è fondamentale. Però riportato a New York. No, il mio capo è a Berlino. Good to go. Se aspettiamo 30 secondi ve la racconto. L'headquarter europeo di Bloomberg è a Londra, un bellissimo building nella City, in cui ci siamo trasferiti da poco, un posto pazzesco vicino a St. Paul. Siamo 2000 giornalisti in tutto il mondo. I giornalisti dell'area del Sud Europa riportano a me che sono a Milano. Vediamo, attenzione. È una notizia di tecnologia. Allora, abbiamo appena scritto che Meta e EssilorLuxottica stanno discutendo per raddoppiare la produzione di occhiali Ray-Ban Glasses a 20 milioni nel 2026. Guarda, certo potevi dirmelo con programmazione. Da 2,70 a 2,79 mettevo un po' di soldini in leva e mi facevo la giornata, poi andavamo a sbocciare. E invece lui, che è deontologicamente Sì. corretto, mi impedisce di fare insider trading. Sì. Qua. Per farti capire come il mio lavoro è fondamentale che sia indipendente. È uscita da 56 secondi e devo dire che la reazione del titolo è interessante, vuol dire che insomma gli investitori Sono reattivi. in tempo reale. Eccolo, sai ancora di più. Mamma mia. Tu lo guardi da Bloomberg, giusto? Io la guardo ovviamente da Abbiamo scoperto che sta scrivendo un nuovo libro, un romanzo, e che a breve potrebbe scrivere invece un'altra
un'altra biografia. In Tommaso rivedo quella parte di me che ama approfondire la storia delle persone, anche se purtroppo io sono terribilmente vittima del fascino di fare imprese, anch'io voglio fare l'imprenditore, mentre Tommaso è un vero intellettuale, per cui Miuccia Prada, se ci stai ascoltando, aspettiamo la borsetta Ebart, se la merita. Tommaso con quel baule avrebbe potuto farci un sacco di soldi. E a proposito di Prada, di recente è uscita anche l'intervista con Lorenzo Bertelli, l'erede della famiglia. Se non l'avete ancora vista, correte a recuperarla.